Di tutt'altro tenore invece i numeri della crescita economica cinese nel primo trimestre del 2021, un rimbalzo record. Ne parliamo con l'economista Michele Geraci, professore di finanza e commercio internazionale, nonché già sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico nel primo governo Conte. Bentornato al News 24. Buongiorno, buon pomeriggio a voi. Allora, professore, la Cina che sembra lasciarsi alle spalle la pandemia e la crisi dovuta alla pandemia, quale strategia per la ripartenza ha utilizzato Pechino? Ma loro, dopo i loro ritardi iniziali, a gennaio del 2020 hanno capito che, combattere il virus e salvare l'economia non erano due obiettivi in contrasto, così come forse pensiamo noi. Quindi loro hanno fatto un lockdown ferreo di 2 mesi e mezzo, hanno praticamente bloccato l'intera provincia dell'Hubei e anche gran parte del resto della Cina, e poi praticamente un anno fa, quasi al giorno oggi, a fine aprile, sono ripartiti. Io vivo qui da più di 6 mesi, la vita è tornata alla normalità assoluta, c'è un grande uso delle app, questa è una cosa che ancora noi forse non abbiamo accettato. Le dico una cosa, sono stato a Wuhan già 6 mesi fa, c'è il museo del virus, come a dire, è una cosa che nell'immaginario collettivo è un problema già superato, e questo è stato dovuto a quella strategia che loro ovviamente hanno avuto la forza, il governo cinese, di imporre un lockdown, una quarantena non fiduciaria ma abbastanza stretta. Le frontiere sono state praticamente bloccate, quindi adesso, quando ci sono quei pochi focolai, che ancora succedono, ma si parla di pochissimi casi, loro fanno praticamente, vanno giù molto pesanti per cercare di limitare il contagio. E come dico, quando da aprile l'economia è ripartita, è chiaro che adesso abbiamo avuto questa performance del PIL che ha fatto più 18%, che è equivalente, così per fare i numeri, come se l'Italia crescesse del 34%. Loro hanno ripreso, praticamente come se la crisi non ci fosse mai stata in Cina, una crescita di circa il 5% all'anno nel 2020 e in questo primo trimestre del 2021. E quali sono stati gli impegni del governo cinese per le piccole e medie imprese da un lato e poi per i giganti del tech dall'altro? Ma allora, al contrario nostro, dove noi parliamo di ristori, di aiuti, bisogna dire che il governo cinese non ha dato tanto sostegno alle piccole imprese in quel periodo, perché ovviamente quando un'economia cresce del 6%, anche se loro hanno perso dei punti di PIL nel 2020 e sono cresciuti comunque di quasi il 2,5%, hanno comunque ritenuto che quello fosse sufficiente per dare uno sbocco, comunque una sopravvivenza alle aziende, senza la necessità di andare a sostenerle. Per le grandi imprese tecnologiche ovviamente abbiamo avuto dei casi con il discorso di Alibaba. Il sistema cinese funziona in questo modo: le piccole e medie imprese sono incoraggiate e incentivate a proliferare, la proprietà privata ovviamente è incentivata dal governo, però nessuno deve entrare nella sfera di quella che è l'egemonia dello Stato. Quindi la linea tra Stato e mercato è molto chiara e si è liberi di operare all'interno delle regole del mercato senza andare a colpire il sistema. Quindi i grandi giganti internet, che attenzione anche da noi cominciano a sostituirsi ai giudizi morali del governo, a prendere delle misure che spetterebbero al governo, qui in Cina ovviamente non è consentito. Restano però le tensioni geopolitiche, in particolare con gli Stati Uniti, anche con l'Europa. Potrebbero queste in qualche modo influenzare la stabilità della ripresa cinese? Ma no, guardi, io credo di no, perché la Cina ha già, anticipato questo problema. Già loro da 10 anni hanno ridotto di moltissimo la loro esposizione all'export. Ricordo nel 2010 il rapporto tra export e PIL era circa un terzo, un po' come quello dell'Italia oggi, e loro in questi 10 anni sono riusciti a ridurne questa dipendenza. Adesso l'export conta solo per il 18% del PIL, mentre l'Italia addirittura continua a crescere. Quindi siamo in questa situazione molto diversa. L'Italia continua ad avere un PIL che dipende da domanda esterna e quindi soggetta a shock esterni. Noi dobbiamo ben preoccuparci, mentre la Cina ha anticipato e si è un po' messa a riparo da questi possibili shock esterni. Quindi credo che eventuali tensioni, certo ci saranno dei settori delle industrie che verranno colpite, ma a livello sistemico la Cina, che comunque ha già fatto un accordo con altri 14 paesi dell'Asia per un'area di libero scambio che rappresenta il 30% del PIL, quello che cresce, diciamo che può, non dico farne a meno, ma comunque gli shock saranno ben assorbiti da loro, perché loro hanno questa economia
diciamo, statalista che ha la capacità e la velocità di reagire immediatamente qualora ci fossero dei problemi, come ci saranno, ma loro riescono quasi sempre a risolverli. Professore, siamo in chiusura, un'ultima domanda. Lei faceva riferimento un po' a tutta l'area asiatica e in partenza per la conferenza annuale della Davos asiatica. Si incontrano esponenti di primo piano della politica e dell'economia internazionale. Quali sono i temi in primo piano? Sì, domani inizia il forum proprio a Boao, nell'isola di Hainan. I temi principali sono digitale, appunto sostegno alle piccole e medie imprese e molto sul green economy, che è quello che ovviamente la Cina sta cercando di spingere, ed è questa una buona notizia, perché credo che quando i grandi blocchi Europa, Stati Uniti e Cina parlano di temi che sono di interesse comune, quello appunto dell'ambiente, e si trovano diciamo, dei tavoli su cui si può discutere senza le tensioni del passato. Quindi spero e vi terrò aggiornati se siete interessati. Nei prossimi 3 giorni si parlerà molto di questi temi che sono di interesse sì ovviamente per la Cina, ma anche di interesse globale. Grazie al professor Michele Geraci per essere stato con noi e aver approfondito questi temi.